Eccoci, ciao Alessandra, ciao Monica. Ciao. Ciao Monica, ciao Lucio. Vai Alessandra, prego. Allora, i miei 5 punti, quindi. Allora, il Sì, primo è, diciamo, la morte di mia mamma, quando io ero molto piccola, non avevo ancora 3 anni, e ovviamente ha segnato tutta la mia vita questo evento, e poi ricostruendolo ho capito che io mi sono un po' chiusa in me stessa. Credo di essermi allontanata dalla mia famiglia, prendevo le distanze, li osservavo molto, e quindi sono cresciuta un po' in solitudine, dando retta più che altro a me stessa. Infatti poi, diventando adulta, mi sono fatta questa idea che io a un certo punto ho preso la decisione di essere io la madre di me stessa. E molte volte ho pensato anche di essere Dio, veramente. Poi voi mi bene. dite che non è poi così male come ragionamento. Però, non so, vorrei capire cosa è successo, e Di tra cos'è? l'altro vorrei chiamare poi di Ah, ok. tumore al seno. Vorrei chiamarla poi appunto. Nel Ok, portale Aura, certo. sì. E magari anche mio papà e sua sorella, che è morta da poco. La Poi zia. il secondo, la zia, sì, che mi ha, insomma, ha tirato su i miei 2 figli, quindi è morta da poco e mi farebbe piacere. E il secondo punto, i miei 2 figli, che ho avuto con 2 uomini diversi, da 2 relazioni diverse, e non sono di sicuro una madre classica, no? Non sono una mammona, li sento più come compagni di viaggio, se ci devo pensare. E poi mi è successo tutte e due le volte, quando ero incinta di pochi mesi, di aver sognato il loro viso, e poi quando sono nati erano proprio così come li avevo sognati, insomma, con le caratteristiche di ognuno dei due. E non c'è una vera domanda. Mm, Ti Forse chiamiamo nel potrei. cinema. Sì, nel cinema sicuramente. E vorrei chiamare anche la mia migliore amica, eh, e la persona del quinto punto. E poi il terzo, la salute, diciamo che credo che l'80-90% dei miei problemi sia legato al fumo, alle sigarette. Ti avevo scritto, Lucio, che dopo aver guardato un po' di video, a un certo punto io non volevo più fumare. Una cosa assurda per me, impensabile, perché sono totalmente dipendente. Cioè non posso uscire di casa se non ho il pacchetto, queste cose qui. E poi in realtà ho fatto una settimana così convinta, felice, soddisfatta di me stessa, poi sono stata probabilmente stupida, ho perso questa sensazione, ho ricominciato non proprio come prima, ma ed è una cosa che ho sempre avuto, quella di avere una certa dipendenza mentale dalle sostanze, dalle persone, da anche Es- certi ragionamenti che faccio. Esperienze estreme, dipendenze, vuoti da riempire? Ti chiedi. Sì, quello diciamo che era la prima volta che ti avevo scritto, poi io l'ho cambiato un po' perché secondo me questa cosa l'ho superata ampiamente. Tant'è Beh, però che ancora quello, la dipendenza quello c'è. sì, 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 E diciamo poi era che. interessante quella parte in cui mi scrivevi qualcosa ti protegge. Sì, beh, a un certo punto appunto ho avuto delle esperienze estreme da ragazza, perché poi ero da sola, sui 18 anni io me ne sono praticamente andata, ho fatto le mie esperienze ed ero anche in situazioni abbastanza pericolose, però ho sempre sentito sì, che ci fosse una presenza che io prima identificavo con mia madre, qualcosa che mi impediva di farmi del male, ecco. Cioè, ho sempre creduto alla sacralità della vita e quindi sembra un po' un controsenso, però è così. E quindi poi in realtà
ho immaginato che no, non c'era nessuno che mi proteggeva, ero io, semplicemente, che dovevo fare determinate esperienze, però non volevo di sicuro distruggermi, ecco. Qualcosa ti protegge? Cioè, tu credi negli angeli custodi, nella mamma? Ti protegge? Ci credevo fino a un certo punto, poi per gioco, con una psicologa ha fatto una prova di quella tecnica MDR, mi sembra si chiami, e dovevo solo provare perché doveva farla mio figlio in realtà, e quindi mi ha chiesto di pensare a un pensiero non brutto, e ho pensato a questa cosa che mi è successa da bimba, in cui io ero a casa malata, guardavo il ritratto di mia madre, sono andata un po' in estasi, no? Finché mia nonna mi ha chiamata e sono rinvenuta, diciamo. E le stavo raccontando questa cosa e mi è venuto in mente questo fatto in cui io in quel momento lì stavo semplicemente prendendo la decisione di va bene, tu non ci sei più, allora sarò io mamma di me stessa. E basta. Quindi no, non credo negli angeli custodi. Certo, ho sempre pensato che mia mamma in un certo senso, cioè ho sperato, però in realtà poi ho capito no. Tutto quello che ho fatto è stato merito e colpa mia, ecco, diciamo. Non credo che ci sia qualcuno che agisca per te. Ok, e nel terzo punto tu mi hai scritto anche immatura ma cresci, non rancori, la coppia la intendi come un'occasione per una crescita personale. Sì, sai che avevo cambiato i punti, tu stai leggendo i primi, però va bene. È per quello che io vi chiedo di non cambiarli mai, perché io poi li scrivo e poi non so perché li cambiate, francamente. Vabbè, comunque teniamo questi qua. Perché a me sembrava interessante, hai avuto due figli, due partner diversi, la coppia intesa come crescita personale è interessante, cioè non è, Sì. io non li butterei via, nel No, senso. no, va bene. Infatti ci pensavo anche oggi, perché non glielo... Sì, diciamo che appunto questa mia particolarità di osservare gli altri e decidere fin da bimba, no? Cos'era giusto e cos'era sbagliato, mi porta a crescere attraverso il rapporto con gli altri. E quindi solitamente nelle relazioni amorose più che nelle amicizie. E quindi sono sempre cresciuta attraverso le relazioni. Poi di solito io crescevo, diventavo migliore, diciamo così, il mio compagno no. E quindi dopo li lasciavo. E così, non so, adesso è un po' cambiata la cosa, perché sento di non avere più questa necessità, o meglio, di non voler più cambiare la persona, cioè di avere una motivazione differente verso la persona di cui sono innamorata adesso. Cioè a volte dico, tu hai succhiato, diciamo, l'energia a queste persone per poter andare avanti. E adesso no, sento che questa persona invece mi può dare molto di più e io a lui in un continuo, insomma, senza che si esaurisca. Ok. Quarto punto. C'è un uomo, no, adesso, nella tua vita? Sì, il quarto era quello del vaccini Vax, ma sinceramente sono giunta cioè ho ammesso con me stessa di avere solamente fatto l'unico errore della mia vita, e cioè per ignoranza e debolezza. Hai fatto due dosi. Sì. Perché? È stata obbligata? No, però insomma te l'hanno chiesto. Obbligata per il lavoro. Veramente ci avevo fatto un pensierino di non farlo e di cambiare vita. Poi ne ho parlato con i miei figli, il più grande mi ha detto mamma non fare cazzate, e io anche lì sbagliando ho dato la responsabilità, no, a lui di aver preso questa decisione. Anzi lì vorrei vedere
si può vedere se ho fatto qualche cattiveria nei suoi confronti, perché non è giusto addossare la colpa a lui. Se avessi avuto sufficiente coraggio, avrei preso le mie scelte, senza chiedere a nessuno. Detto questo, io so che non posso recuperare questo sbaglio, però a un certo punto io sto ancora lavorando perché mi hanno dato un'esenzione, il miracolo. Però prima di questa esenzione io stavo malissimo, no? Ero depressa, ero al buio completo perché ero umiliata da questa situazione, non l'accettavo, non mi accettavo. E una sera invece ho detto, ho alzato proprio la testa e ho capito, non sei obbligata, qualsiasi cosa accada non lo devi fare per forza. La terza. La terza. E da lì ho alzato la testa di nuovo. Però queste prime due ti hanno dato depressione, apatia e senso di colpa. Sì, assolutamente. Io non desideravo quasi più vivere, non aveva più, cioè non ero più io. Oltre ad avermi dato dei problemi fisici che però credo però di aver tolto il problema maggiore, cioè questa sudditanza verso questa cosa che mi hanno iniettato, che sicuramente avrà delle conseguenze, però io non voglio. La cosa più importante è che io non mi sento più in obbligo di farlo. Tra l'altro io odio le medicine e tutto quanto in generale, non mi piace, non la ritengo, per la maggioranza dei casi non la ritengo utile. Quindi vabbè, mi piace averlo fatto, però ti sento peggio, non so come mai. Va bene. Io sento un frustino. Anche io, sì. Come se qualcuno avesse aperto un rubinetto. Sì, anche io, sì. Forse è colpa di Monica, è sempre colpa di Monica. Adesso Monica c'ha il bagno. Lo sciacquone aperto. È la vasca, stava facendo il bagno, è venuto di qua di fretta, con latte d'asina. E poi c'è l'uomo fiamma, che è uno del cinema. L'ultimo punto, ma il più importante per me, è questa persona, appunto, non possiamo stare insieme perché lui è impegnato, non tanto con una donna ma con un bimbo. Da 5, quasi 6 anni che non riusciamo a fare a meno di amarci, insomma, diciamo così. Solo che anche qui io avevo raggiunto la decisione di basta, non lascio perdere, sebbene io non possa dimenticarlo. Anche qui, vedendo i vostri video, ho avuto questa illuminazione un'altra volta e ho detto, ma tu non puoi farne a meno, tu stai male, quindi non puoi chiedere neanche a lui di fare una cosa che non è giusto fare, cioè abbandonare la famiglia. Comunque la facevo facile, ma sì, ci si separa, il giorno d'oggi non succede nulla, non è così. Di solito per un uomo poi diventa gravoso seguire il figlio, no? Quindi anche lì ho detto, potete comunque avere la vostra relazione speciale, stare bene tu, stare bene lui, senza che gli fai venire i sensi di colpa ogni volta che gli parli, con tutte quelle storie, ma se tu mi amassi, ma tu dovresti far così, dovresti far così. E comunque sia, da appunto 5-6 anni è la persona più... È come se, non so, tante volte dico, sembra che siamo la stessa persona, anche se siamo molto diversi. E te l'ho chiesto chi è. Quindi vuoi sapere se è la fiamma? Ok. Monica, domande? Se no iniziamo. No. Ok. Possono anche non esserci. Va bene, ciao Alessandra, ti disattivo il microfono, lo riattivi poi tu alla fine, cliccando su quel tasto che adesso vedi barrato, per il semplice fatto che io non posso farlo. Posso fare l'andata, non posso fare il ritorno.
grazie ai magici programmatori di Skype. 5, 4, 3, 2, 1. Dimmi come la vedi. Mi mostra questa scena. C'è un uovo sorgente, primigenio, da cui parte un lunghissimissimo scivolo, e infatti vedo lei che sta scivolando, ed arriva giù lei e mi dice: sono arrivata sul pianeta Terra a scuola. Quando? Lo sta realizzando, concependo, comprendendo in questa vita, questa Ok. dinamica. Quante sono le sue vite? 1989. Qual è la sua vibrazione? 4 miliardi. Consapevolezza. 128%. PS. 39%. Cervello. Oscilla un po'. Dai 7 ai 7,9. Quando è 7? Quando è 7, 9, 8. Allora, 8 quando riesce ad avere certe scelte. A volte dice tipo: no, questa sigaretta non la fumo. Oppure no, questa volta non cado in questa solita dinamica di tristezza e di dipendenza. E allora vedo che parallelamente salgono sia le sue vibrazioni che la sua percentuale di cervello. Adesso a quanto sta? E adesso è in un momento di raccoglimento, quindi ha concentrato tutte le sue esperienze, tutte le sue emozioni. Per cui in questo momento sta un po' giù. A quanto? Adesso per esempio a 6,8, 6,9. Ok. Entità eteriche. C'è un Tutto bene, felinoide? Monica? Sì. Sì, Un po' sì, sì. stanca? No, ci sono. Allora c'è un felinoide, tipo un'aragosta. Questa aragosta è legata a Poseidone. Quindi comunque siamo nel primo universo. Secondo universo, scusa. Secondo universo. Secondo universo. Quindi, felinoide, l'aragosta, c'è un serpente. Mhm. Poi? E c'è un anfibio. E di L? 5. Così, d'emblée, la sigaretta è legata a una di queste tre entità eteriche? Me la fa vedere sia legata all'aragosta, me la fa vedere proprio, sai, in cottura, con tutto questo vapore che è poi il fumo della sigaretta, si trasforma.
Mhm. E poi chiaramente è legata a un'entità mentale sia individuale che collettiva. Vediamole. Me ne mostra 3 di entità mentali sue. Dunque, me le dice tutte e 3 in inglese. Dunque, mi dice stupid, Mhm. 3, Mhm. poi mi fa vedere all'estremo c'è 8, addiction, Mazza. Mhm. Poi? fail, fallimento, 5/6. Laddove poi addiction è sua personale, vari tipi di dipendenze, ma allo stesso tempo assolutamente anche collettiva. Ok, partiamo dalla 3. Perché è stupid? A parte che mi sembrano tutte e 3 collegate. C'è molto, Una bella esatto. sinergia a triangolo. Esattamente. Allora, stupid è proprio come una sorta di ammonimento mortificante. Sei stupida, 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 ripetuto 3 volte. A prescindere da qualunque cosa. Sì, questa è la sensazione che voglio creare dentro di te, perennemente. Mhm. Mhm. Anche se devo dire che lei comunque nel corso della sua vita cerca un pochettino di scrollarsi di dosso questa, tanto è vero che è di livello 3, non è altissima. Cerca, diciamo così, di razionalizzare, cerca di fare appello a delle cose che ha compreso, quindi a non farsi schiacciare troppo da questa. Ma c'è comunque questa forte sensazione di stupidità, stupide le sue scelte, stupide le sue azioni. Come la vedi? Come si vede una entità mentale? No, molto semplicemente come l'abbiamo sempre vista. Adesso per esempio non so perché qua me la fa vedere più che altro come un disco, come se fosse un 45 giri di vinile, però poi alla fine il concetto è lo stesso, come programma. Mhm. Vuole solo darmi questo aspetto un po' più nostalgico, perché in lei comunque ci sono molto queste emozioni, un po' di tristezza, di nostalgia, di rimpianto, di autoaccusa. 5. Fallimento. Failed. Dunque, è un po', me la fa vedere come una linea trasversale che percorre tutta quanta la sua vita, come se lei individuasse il fallimento in ogni scelta che ha fatto. L'avrebbe potuta fare meglio, avrebbe potuto dire cose diverse, andare in direzioni diverse e tuttora, tutto sommato, non sa ancora se sta andando verso il successo o di nuovo verso il fallimento, il dubbio ce l'ha ancora. Mhm. Ha Quando relazioni abbiamo... fallite, rapporti falliti vari, scelte che voleva prendere, poi non è riuscita a portare avanti, fallimenti vari. Mhm. Quando non c'è scritto da nessuna parte, se non ci fanno credere dalla nascita che una cosa è fallimento e una cosa è vittoria, no? La cultura americana, nordamericana, per esempio, è questo: you lose, you win, è tutto essere un fallito, essere un vincitore. Se arrivi secondo, sei un fallito. Beh, noi io e te l'abbiamo appena visto in una sessione passata. Alessandra no, ma le sue scelte, nessuno ha detto che avere 2 figli dallo stesso uomo è vincere e avere 2 figli da 2 uomini diversi è perdere. No. Nessuno ha detto che avere adesso nessun partner è perdere e avere invece un marito è vincere. Ci sono tante persone che mandano avanti il matrimonio, vabbè, qui stiamo facendo del qualunquismo, però mandano avanti un matrimonio che non si basa su nulla e socialmente vengono visti come nozze d'oro, nozze d'argento, ma nella realtà non c'è nulla.
Quindi nessuno l'ha scritto, nessuno l'ha detto, ce lo inculcano, ma non è questa, secondo me, almeno la visione corretta. La visione corretta è sempre solo quella dell'esperienza. La stasi dell'esperienza, invece, a mio avviso, è veramente la morte dell'esperienza stessa. E anche un po' l'addiction. 8. Raramente mi è successa una 8. 8 è tanto. 8 mi porta a dire delle cose anche un po' spiacevoli che fra poco dirò. Preparati, Alessandra. 8. Un infinito in verticale. Allora, intanto mi fa vedere come una specie di cupola che è l'entità mentale collettiva che è sopra addirittura al discorso che abbiamo appena fatto, ed è un'entità mentale collettiva che si chiama conformismo. E in questo conformismo rientra anche la sua entità mentale individuale di fallimento, proprio perché non conformandosi a determinate richieste della società, la sensazione è quella di fallimento, no? Individuale. E per quanto riguarda le dipendenze, anche le dipendenze in qualche modo sono legate ad un conformismo. È come se si fossero volute stabilire delle dipendenze a cui la maggior parte si conforma. Quasi neanche dovessero esistere delle dipendenze molto particolari, soggettive, ma sono proprio delle dipendenze che riuniscono tantissime persone e quindi è un altro modo comunque, anche se poco sano, di conformare le persone. Le sue dipendenze sono di diverso tipo. Oltre che il fumo della sigaretta, sono le relazioni, vedo, sofferte, travagliate. Quindi non è solo un discorso di dipendenza emotiva, affettiva, ma è quasi una predilezione verso le relazioni complicate. Tant'è vero che quando lei semplifica una relazione non la vuole più. Ed è dipendente anche dalle sue emozioni negative. È come se avesse creato dentro di sé una specie di equilibrio cellulare in cui le sue cellule si nutrono solo di emozioni negative. E quindi in questo momento, se lei non va a provare emozioni negative, ovviamente vivendo vari tipi di esperienze, va ad affamare le sue cellule, perché le sue cellule possono nutrirsi solo di emozioni negative. Questo chi l'ha deciso? Lei? Certo, la sua PS. Certo. E questo l'ha deciso per sempre o tutto può cambiare? Tutto può sempre cambiare. Nome del progetto? Vacuità. Vacuità, e mi fa vedere proprio il vuoto, mi fa vedere la tristezza, mi fa vedere la mancanza, mi fa vedere l'assenza, la solitudine, vuoto interiore ed esteriore. Nome della PS? Tristan. Della PE? Vortex. Portale aureo aperto.
e chiamiamo non solo questa volta un disincarnato, ma anche un personaggio nodale nella vita di Alessandra, anzi la sua assenza. Una figlia che cresce senza madre, la madre. A 3 anni la perde per un cancro e cresce senza madre. Senza Vic, come si presenta? Con un seno sinistro, direi, appesantito, malato. Dolorante. Tu Alessandra hai fratelli, sorelle? Se vuoi 4 fratelli, siete in 5. 2 non ci sono più. 5, ok. No, ci sono tutti. Ok. Chiamiamoli nel cinema i fratelli, i 2 figli di Alessandra, l'amica e la presunta fiamma. Tutto davanti alla madre. Sarà più interessata forse ai suoi figli e ai nipoti. L'amica, il compagno di Alessandra. Il compagno è venuto con il proprio figlio. Il compagno presunta fiamma è venuto col proprio figlio. Poi vedo che c'è anche un ex, anche se lei non ha voluto chiamare al cinema, però c'è un ex, un padre di uno dei 2, esatto. Primo? Il primo figlio o del secondo? Mi fa vedere più piccolo, quello più piccolo. Del piccolo, ok. L'amica, sì. È vivo, no, Alessandra? Sì. Il padre del secondo, ok. C'è l'amica? Mm-hmm. Ma fratelli più o meno. Cioè sì e no. Mm-hmm. Un po' meno partecipi, ecco, diciamo, no? Mm-hmm. Ci sono, ma ok. Cosa fa la madre? Vedo che si rivolge verso Alessandra e dice qualcosa del tipo: avevi associato la mia malattia alla maternità. A te, a voi, e guarda tutti gli altri, anche gli altri figli. Alla maternità di Alessandra. Alla maternità di Alessandra, nello specifico, però poi più in generale all'essere madre dei figli. Di figli. Di figli, sì, come se ad Alessandra fosse passato per la testa questo, che la morte della madre fosse come un volersi sottrarre alla maternità e aver tradotto questo in un cancro al seno, no? Mm-hmm. Lo strumento di nutrimento. Mm-hmm. Ok, c'è un messaggio che la madre vuole lasciare alla figlia. Vedo che li vuole raccogliere tutti accanto a sé, lei e gli altri fratelli. Vedo che se li avvicina uno a uno, come se loro fossero ritornati piccoli, perché gli arrivano praticamente alla vita. Mi fa vedere tipo come se indossasse un grembiule e gli arrivano sotto la cintura del grembiule. E se li abbraccia tutti quanti intorno. Quindi è come se i fratelli si abbracciassero fra di loro, si avvicinano verso le cosce della mamma e la mamma li abbraccia tutti quanti insieme. Ok, adesso sì, Vic. Alla mamma.
Ah, l'hai visto bene, questo scivolo dalla sorgente al pianeta Terra. È una scuola fatta di esperienze. Questa è stata la mia di esperienza. Fare la madre generando figli e poi non essere madre facendoli crescere. È difficile da capire, ma non tutte le esperienze sono comprensibili per tutte. A me serviva questa. La vedo molto serena adesso, molto saggia. Cioè non ha rimpianti per la scelta che ha fatto. Ritiene proprio di aver colto gli elementi giusti che le servivano per integrare le sue conoscenze. Adesso è collegata alla Terra, lo è stata. Cioè una madre che perde una figlia a 3 anni, resta poi collegata alla figlia per vederla finire le elementari, la laurea, se si è laureata, vederla diventare donna, si connette alla figlia o no? Allora, nel caso di Alessandra, no. Il che non significa affatto che disamore o cose del genere. Mhm. Non ha nulla a che vedere con questo. Aveva vissuto talmente tanto intensamente, tanto è vero che lei non è che avesse un unico figlio, ne aveva parecchi. Aveva vissuto talmente tanto intensamente questa esperienza di essere madre e poi di non portare avanti il compito di madre, che era come se avesse proprio avuto questo concentrato di informazioni e non aveva sentito il bisogno di rimanere così legata alla terra. Mhm. La vedo più legata alla propria madre, come se ci fosse proprio un discorso di madre in madre da Mhm. voler in qualche modo riappacificare, riarmonizzare. Mhm. Alessandra ride, quindi lei sa. Mm. Va bene, chiamiamo anche il padre, la zia e tutti i disincarnati di tutte le generazioni, tutti i parenti di tutte le generazioni di Alessandra, quindi del padre e della madre, ramo paterno e materno. Mm. Adesso viene 297 come numero di totale disincarnati. Mhm. Senti, io il papà lo vedo che ha un po' il suo sorriso. Mhm. Vedo questa leggera fessura fra gli incisivi centrali. Mi si presenta così. Quindi comunque viene con un sorriso. Vuole lasciare un messaggio alla figlia. Io comunque così sento la famiglia riunita, lui dice, e per me è un momento di grande felicità. Per lui Sì, o per tutti? adesso lui parla per sé. Lui in questo momento sente questo legame coi figli, con la moglie, che anche lei è disincarnata, con Alessandra e con il ritrovo, diciamo così, degli altri parenti. Mhm. Ok, Sono pronto, dice. zia. Non so, mi è venuta tipo con uno spolverino che doveva spolverare, fare delle pulizie. Ah, spolverino, cioè un bastoncino per pulire, fare la Sì, polvere, si dice. sì, sì, Quello. sì, sì. Ok, vuole dire qualcosa la zia? Dai che facciamo pulizia oggi. Va bene, li mandiamo tutti. Quanti sono i disincarnati in generale? Sì, mi erano venute 297. Ok, li mandiamo tutti nel portale Aura.
tanto felice il papà. È emozionato, un po' sudato quasi. Sono andati? Sì, vedo che la madre è andata per ultima perché ha staccato uno a uno dal suo grembo i figli, che nel frattempo erano ancora piccoli. Forse un figlio, un maschietto, ha cercato un po' di trattenerla, no? Lei gli ha Un sussurrato fratello. qualcosa all'orecchio, un fratello, sì. Lei cosa che ha fatto? E ha cercato di trattenerla un po' per la gonna, no? E lei gli ha sussurrato qualcosa all'orecchio e lui l'ha lasciata la gonna. E allora lei è andata verso il portale aureo. Bella scena. Andata. Va bene. Alessandra, madre di se stessa. A un certo punto, un giorno, realizza che lei è madre di se stessa, lei è Dio di se stessa. Ha questa illuminazione. Allora, questa illuminazione che le è arrivata solo in maniera però parziale. Perché? Allora, le è arrivata l'informazione corretta, ma lei l'ha trasdotta con un'accezione un po' pessimista, nel senso che è come se questo l'avesse fatta sentire con un carico di responsabilità enorme, grandissimo e sola. Quindi è come se il concetto fosse giusto, ma lei l'avesse parzialmente travisato. Quindi lei mi riporta all'immagine iniziale, che è quella in cui lei arriva da questa specie di nucleo, di uovo, di fonte primigenia, ok? Ed è come se nel momento in cui lei ha capito di essere madre di se stessa, si fosse dimenticata di quella roba lì. Lei non deve dimenticare quella cosa lì. Il fatto che lei sia madre di se stessa non significa che lei è sola, che lei è senza supporti, che tutto ricade su di sé. Lei è comunque parte dell'uno, come se le mancasse questo pezzo, hai capito? Questo lo aiuta a non sentirsi sola, a capire che lei è parte di un tutto, che lei è unita al tutto, che è madre di se stessa, ma allo stesso tempo è madre e figlia dell'uno. Va bene. Deve capire bene bene, perché altrimenti torna poi ciclicamente in questo suo ciclo in cui si sente depressa, svuotata. Mi fa vedere che galleggia nel vuoto. Va bene. La presunta fiamma è una fiamma? Al momento non ancora. Mi fa Anima vedere che gemella? sono, sì, anime gemelle di quarto e mi fa vedere che cioè ci sono anche altre potenziali fiamme grezze. Cioè potrebbe essere questa, ma anche altre. Mhm. Il figlio di lui sembra essere un ostacolo per lei, o sembra essere un ostacolo anche per lui. No, non è un ostacolo per lei, non è un ostacolo per nessuno. Ma non so perché ti faccio questa domanda, il figlio di lui è legato ad altre vite precedenti, a lui o a lei? Intanto questa è la sua modalità, come abbiamo visto, che è quella di andare a creare una dipendenza verso relazioni complicate e se non lo sono, creare, diciamo, vederle come complicate. Mhm. Però cioè, non è che il figlio è cioè, il problema per come la vedo io da qui, è che quest'uomo non è del tutto sganciato da quell'altra donna, io la vedo questo più il problema. Cioè, poi uno, capito, usa come pretesto il figlio,
Mhm. Mm? Però è più un discorso tra quest'uomo e la compagna ufficiale, insomma, come vogliamo È chiamarla. nel cinema lui? Lui si è venuto col figlio. Col figlio. Perché è venuto col figlio? Perché il figlio C'è un voleva legame venire. stretto, c'è un legame stretto, bello, ed è, cioè, il legame stretto è sia fra quest'uomo e il proprio figlio, sia fra quest'uomo ed Alessandra. E vedo che loro, Alessandra e quest'uomo, fanno un percorso comunque insieme, in cui c'è uno scambio continuo. Vedo che stanno crescendo insieme, però Mhm. continuo a vedere quest'uomo in maniera tra l'altro anche mm, strana, perché che mi sorprende, ancora agganciato all'altra donna. Mhm. I due figli nel cinema che fanno? Allora, il figlio maggiore non lo so, vedo che è in piedi, sta seguendo, ma non ha deciso di sedersi. È in piedi, come se fosse un ragazzo abbastanza razionale. Per cui, insomma, riesce, capito, a dare retta a questa visione fino a un certo punto. Mhm. Ancora E un po' l'altro? presto. Giovane? Meglio. Più giovane? Sì. È seduto. Segue. Va. Amica? Sì, sì. È presente e vedo che è come se stesse chiarendo dentro di sé alcune sue problematiche. Le è proprio utile. Bene, un po' di cause esoteriche. Causa esoterica del fatto che si è sparata 2 cini. Poi dopo ha capito che il terzo non lo voleva, ha fatto tutto un ragionamento sul fatto che non era obbligata e ha funzionato. Sono arrivati degli avvenimenti che l'hanno portata a continuare a lavorare, ma essere esente dal terzo, magari anche dai primi due, chi lo sa. Ma qua vedo comunque intanto un'azione, diciamo così, concertata fra tutte le entità mentali che l'hanno portata a questo, ai primi due cini. Perché c'era quella, stupid, cioè dove pensi di andare, no? Collegate appunto all'entità mentale conformismo, quindi assolutamente ti devi conformare a questa scelta e ordine di massa. Mhm. Chi ti credi di essere? Sì, perché mai dovresti prendere una strada differente, no? Da quella che ti dicono di prendere. Perché mai Esatto. dovresti pensare con la tua testa? Mm. Mm. C'è anche il felinoide, vedo, Mhm. che in questo proprio schiaccia la sua volontà. Sì, tutte le entità mentali nel loro complesso. E poi come se fosse eh, in previsione, è come se ci fossero già, no, tutte le dosi successive, ok? Sono 6 le dosi Ah, dei Cinivac. tu le vedi Ed è, 6? io vedo 6 dosi. Mhm. E è come se nella sua dinamica di entità mentale 8, addiction, è una cosa positiva, 6 dosi, Mhm. ok? Perché Certo. crea proprio un circolo di dipendenza. Mm. Quindi averlo iniziato era il percorso voluto dall'entità mentale addiction. Causa della depressione, apatia e senso di colpa nell'averli fatti. Ehm, Nell'averli fatti, lei è stata soggiogata da queste entità mentali ed eteriche in concerto. Mm. Ma c'è la PS che la voleva portare da un'altra parte e lo faceva già nel momento stesso in cui
c'era in azione questo concerto, ok, di entità mentali ed eteriche che la volevano spingere a fare il Cinivac. E il fatto di aver obbedito a loro anziché alla parte più pulita, più trasformativa della PS, l'ha portata a tristezza, perché in quel momento lei sentiva già che c'erano già queste due forze opposte dentro di sé, la PS che tirava da una parte e l'entità dall'altra. E quindi in finale aver seguito loro le ha creato tutta questa sensazione qua di tristezza, di depressione, senso di fallimento, di aver sbagliato, l'errore della sua vita. Ok, la coppia è un'occasione per una crescita personale? Allora, va fatta la stessa precisazione di prima. È corretta questa affermazione, è corretta questa valutazione, perché certamente la coppia permette di effettuare una crescita personale, ma in Alessandra c'è questa tendenza a distorcere il concetto e a portarla solo ed esclusivamente su di sé, facendola sentire sola, isolata, perdendosi quindi che il senso è il 2, non è l'1, come lo intende lei. Ok? Lei intende l'1 come solitudine, come ego. L'1 invece è il 2 che si è riconosciuto un'unica cosa. E lei deve riuscire a concepire un po' meglio questa distinzione, perché lei ha un po' di confusione al riguardo, anche per via della relazione che sta vivendo attualmente. Cioè? È una relazione che la continua a riportare su di sé e a dire devo essere indipendente, devo avere la mia vita, devo avere la mia autonomia, perché in questo momento una vita a due vera e propria non è realizzabile. È come se adesso si stesse creando in continuazione una serie di situazioni per andare a confermare questa sua esperienza di vita su questo pianeta Terra, ma come individuo singolo, solitario, ed è questo che poi la porta a sentirsi disperata. Quindi lei ha capito solo parzialmente l'informazione e l'insegnamento. Perché arricchire se stessi non significa privarsi. Quindi anche per esempio rispetto al rapporto con i figli, è come se lei avesse bypassato la maternità caratterizzata dall'emotività. Quella parte lì l'ha isolata, ok? E ha lasciato di più come un rapporto tra individui distinti. Lei deve riuscire a trovare il modo di comprendere l'importanza e la centralità di se stessa, ma allo stesso tempo la capacità di unirsi profondamente all'altro. Non in maniera egoistica, non in maniera da annullarsi in favore Esatto. dell'altro. In un giusto equilibrio. Quindi da lì che si passerà dall'immaturità che lei riconosce, poi presunta, a una completezza. Sì, lei ha molta paura mi fa vedere di essere ferita, mi fa vedere proprio accoltellata, no? Di aprire il proprio cuore e di vederselo smaciullato. Ma tanto nessuno te lo smaciulla il cuore. Il cuore è indistruttibile. E questo non lo sa. Non ricorda questa informazione. Ok. Adesso ci concentriamo sulla 8, addiction. Una delle principali addiction è sta cazzo di sigaretta. Se lei
noi lo possiamo fare questo, lo possiamo vedere. Monica oggi vibra all'inizio della sessione a 4, poco. Se lei non avesse mai fumato una sigaretta in vita sua, come me, nelle stesse identiche condizioni, tranne che non ha mai visto una sigaretta alla sua bocca, i suoi polmoni, la sua voce che si è sempre più bassa, è sempre più, scusami, Alessandra, simile a un citofono, perché le donne che fumano non se ne accorgono, ma anno dopo anno hanno una voce sempre più bassa, sempre più bassa. Tra 10 anni hai la voce di un uomo. Bisogna dirle le cose come stanno. Bisogna proprio buttarla anche sull'estetica, sulla bellezza, sulla mancata femminilità che ti aspetta nei prossimi anni. Tra 10 anni hai la voce di un uomo o di un citofono. Bah, magari ti può interessare questa informazione. Da osservatore e non fumatore esterno, io ve lo dico. Se lei non avesse mai fumato una sigaretta, oggi, con uguali condizioni, tutto uguale, stessi figli, stessa mamma persa, stesso uguale, tutto uguale, a quanto vibrerebbe da 4 che è oggi? Ma diciamo che la cosa singolare che mi emerge è che non sarebbe uguale, che non modificherebbe solo il piano fisico, ma anche il piano emotivo. E il piano Vediamo, emotivo modifica proprio le scelte di vita. vediamo. Tutto, dalla vibrazione al piano emotivo, avrebbe un figlio in più, un figlio in meno, ma avrebbe un compagno, che ne so. Ovviamente è una visione eterica, quindi non vale niente. Allora, come Perché ragazzi, vibrazione, 8 è 8, 8 è 8. 8 è pesante. Qui stiamo anche solo parlando di sigarette, magari avrebbe più senso 8 una dipendenza, che ne so, da qualche sostanza pesantissima. Ma 8 è 8. Io non ho trovato nessuno 8 finora, se non una o due persone. 8 c'è un problema, dobbiamo valutarlo bene. Addiction. Mhm. è difficile scindere le cose perché mi fa vedere come al momento attuale lei potenzialmente sarebbe 40 miliardi, in quanto che mi fa vedere che nei momenti di difficoltà lei trova, tra virgolette, magari sollievo nel fumo di una sigaretta. In verità, quello che accade all'interno del corpo è non solo produrre un deterioramento di tipo fisico, ma produrre un deterioramento di emozioni, perché comunque lei dice a se stessa che si sta sottomettendo a un qualcosa che è più forte di lei, che ha il potere su di sé. Mhm. Questo vedo che le produce una forte emozione di disistima. Questa emozione di disistima mi fa vedere, per esempio, che invece di farla stare single in certi momenti della sua vita, l'ha fatta avere delle relazioni che si poteva risparmiare. Quindi se lei non avesse mai toccato una sigaretta, che sarebbe successo? Discussioni in meno coi figli, tipo. Mhm. E poi vedo proprio come l'entità mentale stupid si sarebbe disgregata. Mhm. La 8 non ci sarebbe stata o sarebbe stata più bassa? Eh no, perché è la 8 che guida tutte le altre. Quindi non ci sarebbe E stata. quindi non ci sarebbe, allora, facendo che non ci sarebbe stata dal punto di vista delle sigarette, allora, vedo che comunque un po' ci sarebbe stata da un punto di vista di dipendenza relazionale, emotiva, affettiva, Mhm. però me la mette 5. Ok. Il Cini ci sarebbe stato? 0, 1, 2 o addirittura anche 3. Perché mi fa vedere che avrebbe incontrato, perché si apre proprio come un'altra vita. Mi fa vedere che avrebbe incontrato in questo caso, cioè,
Allora, qui è stata un po' l'influenza del figlio, no? Che anche l'ha portata a decidere così. E mi fa vedere che avrebbe incontrato una persona che invece l'avrebbe fatta ragionare in termini diversi, nonostante le considerazioni del figlio. E Quindi quindi io la zerocini. vedo, sì, prendere tempo, Vabbè, fino a ottenere facciamo, un'esenzione al primo. facciamo entrare una sigaretta personificata, con le sue gambine, le sue manine, braccine, la testa disegnata nel filtro giallo. Cosa fa la sigaretta? E intanto vedi sotto mi si muovono, è come se si muovesse, no? La parte del gambo bianca e si muove tipo un po' a medusa e poi appunto vengono fuori le aragoste. Io la collego proprio al secondo universo, proprio manifestazione del secondo universo. Va bene. Vuole andare a ringraziare la sua amica sigaretta, Alessandra? E sono cattivo, eh? Alessandra dice io mi ero accorta già di qualcosa di questo tipo, cioè mi ero accorta dell'interferenza che mi portava, del pessimismo che mi portava, dell'invasione. Lei mi dice mi sento invasa. Dal fumo, quando fuma? Sì, non ti voglio più nella mia vita, dice Alessandra. Mhm. Questa volta è per sempre. Portiamo la signora sigaretta nel cluster, allora. Mm. Come vedi questo posto per Alessandra? Sì. Lei mi ha fatto vedere posaceneri di varie fogge, di varie tipologie, tutti quanti colmi di mozziconi spenti. Dai, ma che schifo. Non posso vedere. Poi chi li mette nel bicchiere, proprio vomito, anche solo il pensiero. Mhm. Che vogliamo fare? Ho detto basta. Alessandra dice ho detto basta. Sì, sì, la sua azione è decisamente risoluta. Vedo proprio che lo fa con gusto, con goduria, di infilare un posacenere dopo l'altro all'interno del portale definitivo. Infatti vedo che gliene passano per le mani diversi. C'è anche quello un po' a forma, sai, di stelo, anni 70, 80, no? Anche quello butta via. Poi me ne fa vedere uno di quelli dell'auto, Mhm. uno che si usava ancora tempo fa, quando si poteva fumare vicino alle poltrone del cinema, sai che era inserito Mhm. Mhm. sul poggiamano. Eh? Ok, bene. Tutti quanti li ha infilati dentro il portale definitivo. Sono i contratti solo di posacenere? In questo momento lei me li fa vedere così, perché è rappresentativa. Quanti sono i contratti e i posacenere? Allora, le vite erano, adesso era 1980 e qualcosa. Mm, ce n'è qualcuno in più, perché in qualche vita c'era qualche contratto in più di uno. Dice 2012. Ok, qualcuno in più. Va bene. Mettiamo qua un ad eternum.
come lo crea? Si è girata verso l'amica. L'amica che la sostiene proprio, no? È come, in un certo senso, ma in senso buono, come sai il suggeritore a teatro. Mm. Perché in questo momento è come se lei avesse bisogno di forza, di sostegno. La sento che è un po', adesso in questo momento è come se stesse un po' tirando fuori tutte quelle emozioni che ha represso. Quindi il fatto di non essersi sentita accompagnata, sostenuta dai genitori nella vita, è come se venisse un po' fuori in questo momento, ma va bene perché è un momento risolutivo, trasformativo, quindi va bene. Allora si gira verso l'amica che le dà questo tipo di sostegno. E lei proprio prende forza dallo sguardo dell'amica e crea l'ad eternum da mettere nel portale definitivo, sopra il portale definitivo. E dove prima erano collocati i contratti al cluster. Ok, crei un nuovo ad eternum adesso, fuoco, e lo mette alla base della sigaretta. La sigaretta ha la testa e il filtro, no? Così se la brucia tutta. Anche sopra, in alto, come vuoi. Il bello della sigaretta è che brucia. Quindi con una specie di atto catartico e rito. Lei la può bruciare con tutte le sue gambine e braccine. Che strano, mi fa vedere che mentre la brucia ne esce come uno zampillo d'acqua e mi fa vedere che lei ha come compreso che il fumo le aveva provocato disidratazione nel corpo. Mm. Mi fa comprendere che attraverso questo atto catartico che gli hai fatto fare ha compreso che deve utilizzare l'elemento acqua per purificare il corpo, per ridratarlo. Mm. E per espellere tutta la nicotina che è ovunque nel corpo. A proposito di questo, espellere, ci stavo arrivando perché non è mai troppo tardi per disintossicarsi, dice la PS di Alessandra. Mm-hmm. Fallo bene questo percorso di disintossicazione. Dalla sigaretta e dal Cinivac. Mm-hmm. Fallo. Ricordatevi che la nicotina è ovunque nel corpo, nei capelli, nelle unghie, nelle ossa, nella carne, nei liquidi, nelle cartilagini, nei muscoli, negli organi, tutto quello che è liquido, acqua del corpo, ovunque, E anche nei pensieri. i pensieri. In questo momento Alessandra ha accartocciato il suo pacchetto di sigarette. Sarebbe bello anche bruciarlo, il pacchetto di sigarette. Vai tipo fuori dove non c'è nessuno, ti metti lì una matta. Ciao Philip Morris. Ce l'avranno con noi. Vabbè, intanto. Va bene, ad eternum messo, quindi Avatar. Vediamo com'è. Aveva fatto un cerchio di cenere intorno a cui ballare. Ma lui adesso non c'è più. Era rimasto solo questo cerchio di cenere che era per terra, appena sotto la sedia dove lui metteva i piedi. Mhm. Quindi a Via. questo punto Alessandra si via tutto. Sì, sì. E vedo che qua inizia a scaldarsi, a divertirsi, a ritrovare finalmente, ecco, la dimensione un po' dell'allegria, del gioco, del gusto di fare queste cose con leggerezza, con divertimento.
Benissimo, ma infatti siamo qui per divertirci. Mm. Ad eternum anche qua, questo ad eternum sole, fuoco, che tiene lontano i cilindretti di carta, tiene lontano i felinoidi, i serpentelli, gli anfibioidi, i secondi universi, gli ediellini, tutti questi nostri servi, programmi inferiori, schiavi. Non noi schiavi di loro schiavi di noi. Non loro nostri creatori, il primo creatore, il secondo creatore, siamo noi che abbiamo creato tutto. Messo? Sì. Nuova frequenza. Adesso 98 miliardi. Nuova consapevolezza. %190. Molto bene, molto alta, non succede Sì. quasi mai. PS. 47%. Ottimo. Vite. 1513. Cervello, ma poteva abbassarla anche di più. Anche qua vedo che è oscillante, 9, 9,5. 9,5 quando? 9 quando? Allora, 9 quando rimane ancora sull'idea di solitudine, di lei a cui compete tutto, le scelte, la responsabilità della vita, lei che è madre di se stessa. 9,5 quando riesce a trasformare questa comprensione in un qualcosa di più gioioso e di luminoso. Mm-hmm. E quindi integra queste informazioni, la comprensione che tutto è un gioco, integra la comprensione che tutto quanto è unito, non esiste la solitudine. E che lei è parte dell'uno. Va bene. Messaggio finale di se stessa a se stessa. Abbiamo finito con i drammi. Basta drammi, ci siamo proprio scocciate dei drammi. Abbiamo voglia di sole, abbiamo voglia di cambiare il colore dei capelli, abbiamo voglia di disintossicazione, abbiamo voglia di amare pienamente. Vero, Alessandra? Non si chiama più Tristan, eh? Come si chiama? Gloria. Già. E Vortex, come si chiama? È rimasto Vortex. Ok. Entità eteriche esistono? No. Mentali? No. Neanche 8? No. Ok. E se le dovesse capitare un pensiero nei prossimi giorni, mesi, ma sei troppo vecchia, dove vuoi andare? Adesso la fiamma, la storia d'amore adesso, devi pensarci prima. Accadrà? Molto probabile che accadrà. Mm-hmm. La tua vita l'hai fatta, cosa vuoi ancora? Lei si ricordi di questa immagine iniziale, che non è mia, l'immagine me l'ha semplicemente trasmessa lei. Lei sullo scivolo e c'è una sorgente. Mm-hmm. Quella sorgente è sempre presente, non sei mai sconnessa da quella sorgente.
Connetterti a quella sorgente ti permette di superare questi limiti che sono solo le tue credenze. Non esistono questi limiti, sono storie che tu ti sei raccontata e che magari ti racconterai ancora a tratti per autosabotarti. Nella vita tu puoi raggiungere i traguardi che desideri. Nella vita tu puoi raggiungere la pienezza, la realizzazione, l'amore, l'autoaccettazione, lo scambio vero. Tu ti puoi aprire veramente. Posso fare questo esempio perché sarà di prossima pubblicazione una sessione di una nostra cliente che io apprezzo particolarmente, si chiama Alexa, quindi guardatevela. Sarà già pubblicata quando sarà pubblicata questa qua, la sessione. Alexa ha 68, 70, 72 anni, è una signora molto molto in gamba, che ha fatto 2 sessioni. La prima si è tolta tutto, nella seconda fiamma. E lei ha detto, ho 72 anni, quello che è, adesso non ricordo, comunque è tra i 68 e i 72, e io voglio la mia fiamma. Sono una vecchietta, ma io voglio la mia fiamma. E infatti, a parte che l'età non c'è, non esiste. No, perché questo potrebbe essere il prossimo step di autosabotaggio, io lo so già. Certo. Ma Alessandra ha riso, ha pianto, ha ringraziato, ha mandato baci. Bene, le facciamo salutare la sua presunta fiamma, anzi la sua anima gemella quarto livello, l'amica e i figli. Vedo che cambierà la dinamica del loro rapporto. Coi figli? Di lei e del compagno. Ah, Perché le arrivano cose diverse al compagno di lei improvvisamente. beh, lei ha fatto un bel balzo in avanti, eh. È Se un compagno non ti segue, Io vedo che sarà piacevolmente sorpreso di queste cose, della sua forza, della sua positività, della sua rinascita. La vedrà anche più bella, più desiderabile. lui, Sì, lei come si vedrà? e con in mano tutte le scelte che vuole. Va bene. Le hanno controllata la casa? Sì, a posto, sì, sì, sì. Perfetto. Abbiamo finito, Monica. Continua a registrare, disconnettiti da tutto e tutti, dimmi quando sei pronta a tornare al tempo presente. Sì, pronta. Conto da 1 a 5. 1, 2, 3, 4 e 5. Apri gli occhi. Come stai, Monica? Bentornata. Grazie, sto bene. Ciao, Prego, Alessandro. Alessandra, attiva tu il tuo microfono. Prego, vai. Bene, bene. Clicca sul... no, l'altro. Guarda, c'è un tasto in basso. Ok, Eccoti, eccoti, eccoti. trovato. Come va? Siamo sempre in registrazione, Sì, lo so. Allora, all'inizio io pensavo, no, ma io non sono questa, io sono positiva, ho superato 1000 avventure, mi sembra di aver vissuto tante vite, di essere forte, coraggiosa, ma in realtà poi mi è venuta in mente una cosa che già stavo capendo, che io faccio sempre la dura, no? No, a me non fa male questo. E in realtà è questo il mio peggiore ostacolo. Mm-hmm. Okay? Quindi è meglio che io accetti queste cose che non mi piacciono assolutamente, perché ho sempre amato vedermi in un altro modo, però è vero, è così. E il finale, quello che mi avete detto alla fine,
ma veramente da 15 giorni che io sto già sentendo. E come, sì, il fatto che abbia staccato un pochino con le sigarette, anche se poi sono ricaduta, però è cambiato il rapporto. E questa cosa che le persone si stupiscono dei miei piccoli cambiamenti già sta accadendo, quindi sono fiduciosa. Ma ci tengo a precisare che è perché sto guardando i vostri video. Bene. Sì, tutto, Sì, è vero, l'avevi tutto quello detto. che mi sta accadendo è perché vi sto guardando. Allora, dopo ogni video mi succede qualcosa, inizio a modificare un pochino il mio pensiero. Quindi ti Non so ringrazio. perché, ma le visualizzazioni sono calate, io non so perché. Secondo me sono video molto interessanti da vedere e vedendoli, facendo questo piccolo sacrificio di tempo investito, si cresce di giorno in giorno, di settimana in settimana, di mese in mese in automatico. Lo succede a noi che li facciamo e succede anche a voi che li vedete. Magari con un po' di attenzione, magari prendendo qualche appunto, però anche se ascoltandoli distrattamente, in qualche modo una o due cose si imparano a ogni video, che non è poco. Considerando che facendo qualsiasi altra attività ludica, di entertainment, non si impara mai niente, direi che va bene così, no? Se uno vede il film oggi, finisce il film che è solo incazzato, solo triste, solo arrabbiato, no? Non è neanche stato intrattenuto, è solo stato modificata la sua vibrazione. Ci sono tante altre cose positive, per carità, però che siano così utili, boh, a mio avviso, cioè formative, accrescitive, non è così scontato, a mio avviso. No. Va bene, è stata ancora un attimo in linea, grazie Alessandra, grazie Monica. Grazie a voi.